Benvenuti su Vloggia. Oggi ragazzi è domenica 7 giugno, sono circa le 10:30 e mi trovo in questo momento a San Giacomo di Entracque. Siamo in provincia di Cuneo, a un'ora e mezza da casa mia, sopra Borgo San Dalmazzo, in Valle Gesso, e da qui parte la nostra camminata per arrivare al rifugio Elena Soira. Ci va circa 2 ore e mezza di camminata per 600 metri di dislivello, bisogna arrivare a 1800, siamo a 1002. Siamo qui in questo parcheggio che è un poco sotto a dove parte effettivamente la camminata, che è lì perché c'era posto solamente qua, però adesso prendiamo questa strada qua e arriviamo su in 2 minuti dove parte la camminata. Allora, si chiama Elena Soria, ma se dico Elena Soira capite bene che è pur sempre Elena Soria, perché Elena Soria non riesco a dirlo veloce e quindi se mi capite di dire Elena Soria sapete che comunque è l'Elena Soria. Qui c'è una zona di campeggio, potete stare qui. Il parcheggio credo che sia a pagamento di estate, adesso è totalmente gratuito e solo di qua inizia la camminata. Di là si arriva anche al rifugio Pagarì, che è il rifugio il beneficio più alto d'Europa, e ci vanno 5 ore. Lo faremo forse quest'estate, ma intanto partiamo facili e andiamo fino all'Elena Soira, che ci vanno 2 ore e 20. Adesso qua inizia a salire un po', il sentiero si fa più stretto, manca ancora 1 ora e mezza. Lì c'è già il rifugio, è ancora secondo me abbastanza lungo comunque, perché questa strada da fare, però è una camminata ridicola rispetto a quella che abbiamo fatto la settimana scorsa. Stiamo arrivando. Se poi proseguite di là, arrivate al Colle di Finestrelle in 1 ora e 45, al rifugio Genova in 3 ore, invece di là c'è il lago della Maura e quello lì che è il Colle di Finestra, quindi dall'altra parte c'è la Francia. Eccoci arrivati al rifugio Elena Soira. Devo dire che l'ambiente circostante non è nulla male. Ci abbiamo messo 1 ora e 35 minuti di camminata effettiva, 2 ore di camminata in totale, quindi 2 ore e mezza, è veramente molto ampio come tempo. E certo abbiamo fatto anche una scorciatoia, nel senso che comunque qui sotto la strada lunga fa il giro di là, noi abbiamo tagliato qui sotto, quindi comunque una decina di minuti li abbiamo tagliati. Però comunque è una camminata veramente molto semplice rispetto a quella che abbiamo fatto per andare al Dante Lirio Bianco, sono 7 km
e niente, adesso andiamo qua al rifugio a mangiare. La strada lunga passa di qua, abbiamo tagliato qui che c'è un sentiero. Il rifugio Soria Elena si trova nel comune di Entracque a una quota di 1840 metri. Sorge sull'ampio dosso erboso del piano del Praiet, nell'alta Valle Gesso. È dominato dalla maestosa parete nord del Monte Gelas, 3140 metri sul livello del mare, la seconda vetta più alta del massiccio delle Alpi Marittime. È sito all'interno del Parco Naturale delle Alpi Marittime, un'area protetta nota per la sua incredibile biodiversità. La struttura originaria nacque nel 1925 per iniziativa della sezione CAI di Cuneo, ma la storia del suo nome attuale costruisce ricordi di due diverse epoche dell'alpinismo e della storia cunese. Edoardo Soria, il rifugio fu inizialmente intitolato solamente a lui, un giovane promettente alpinista torinese, socio del CAI di Cuneo, che perse la vita nel 23 sulla vicina cima dell'Agnelle. Nel 63, a seguito di un importante ampliamento e ammodernamento della struttura, al nome di Soria fu infranto quello di Gianni Elena. Elena è stata una figura leggendaria dell'alpinismo piemontese degli anni 30, autore di oltre 60 prime ascensioni nel massiccio del Gelas e nelle Marittime, tra cui la celebre e difficilissima parete nord-est del Corno Stella. Il rifugio ha subito una profonda ristrutturazione nei primi anni 2020, che gli ha conferito l'aspetto moderno attuale, pur mantenendo i caratteristici scuri rossi. La strada per arrivarci è militare e fu nata durante la seconda guerra mondiale sia da Mussolini per difendersi dai francesi, visto che il confine dell'interno del Colle di Finestra si trova a 2 ore scarsa di cammino, e poi anche dai partigiani. A testimonianza di ciò, lungo il sentiero per il colle ci sono ruderi di vecchie casernette militari che facevano parte del Vallo Alpino, il sistema di fortificazione voluto da Mussolini prima della seconda guerra mondiale per difendere i confini. Comunque questo rifugio si mangia abbastanza bene, nulla di speciale, le porzioni sono un po' ridotte, non so quanto abbiamo speso, dovrei chiedere a mio padre, ma comunque avremo speso quello che si spende di solito. E noi ora andiamo giù, tanto qui non c'è praticamente nulla da fare, tutto quello che c'è da vedere qua lo si è visto, non faccio volare il drone perché non si può, nulla, andiamo giù, io credo che in un'ora e mezza massimo dovremmo arrivare giù, ma secondo me anche di meno. Allora là, dopo che attraversate il colle di Finestre, tra il refuge Madone des Fenêtres, al refuge de Nice, al refuge de Coudoc e a Le Bourgogne, che non so cosa sia. Di lì abbiamo detto colle di Fenestrelle, rifugio Genova Figari e rifugio Morelli Buzzi. Di là invece si arriva al lago della Maura, al passo dei ghiacciai, al bivacco Moncalieri e al rifugio Pagarí, se andate su di là. Invece il Monte Gelas è quello lì. Rifugio Pagarí 5 ore e mezza e ci va di meno di là, però se volete dormire qua lo potete fare da un'altra parte oppure potete farlo da rifugio Genova. Ragazzi, stiamo arrivando al termine della camminata, ci abbiamo messo un'ora e mezza praticamente a venire giù, siamo un'ora e 22, quindi insomma ci va un'ora e mezza, faremo strada con calma, sono in tutto 14 km e una bella escursione, molto meglio l'altra, che già non mi era piaciuta particolarmente perché ne ho fatte di migliori, è carina, però insomma nulla di più di carino. Può vedere per quasi tutti perché la strada è ampia e non è assolutamente faticosa e nulla, noi adesso torniamo a casa.
siamo dalla macchina. Io vi do appuntamento ad un prossimo video dove spero vi porterò di nuovo in montagna o se no da qualche altra parte. Ciao a tutti da Bloggia.